Ciao a tutti e benvenuti nell'Atelier della Mente. Io sono Cristiana Carpentieri, sono psicologa e psicoterapeuta e oggi ti parlerò di un argomento veramente molto scottante, molto importante, che è l'argomento dell'invidia. Però mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami anche un bel like perché un canale piccolino ha bisogno di crescere. Ho riniziato a fare i video, quindi mi raccomando, se ricevo tanti like o interazioni, chiaramente continuerò a fare tanti video, quindi aiutami. E tra l'altro un altro aiuto che potresti darmi è anche lasciarmi un commento qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, fare e condividere il video nei tuoi social in modo tale che il video verrà visionato da più persone possibili e quindi magari persone che non mi conoscono possono iscriversi al canale. Il mio obiettivo è arrivare a 1000 iscritti, quindi mi raccomando, aiutami. Iniziamo con l'etimologia del termine, che già questo è un insulto, viene dal latino invidere, che vuol dire guardare contro, e già questo ci dice molto sulla invidia. Letteralmente guardare contro, guardare male, guardare di traverso, guardare storto. Giusto che quando incontri una ex compagna di classe delle elementari o delle medie o delle superiori che magari vedi con 4000 figli, macchinona, insomma la vita che avresti voluto fare tu, e quindi a quel punto scatta lo sguardo dell'invidia. Ma in quel caso non è l'invidia, però non è desiderare la vita degli altri, ma adesso lo andiamo a vedere bene nel dettaglio, ma è portare male, cioè guardare male, è quello sguardo da malocchio, per intenderci. L'invidia crea vergogna. Abbiamo vergogna di dire, per esempio, agli altri che siamo invidiosi. È un po' come il tirchio. Il tirchio ha sempre vergogna di dire che è tirchio. È molto simile. Questi tipi di emozioni sono molto simili perché una persona si vergogna di dire che sei invidioso o che sei tirchio. Non vogliamo ammettere a noi stessi di provare queste emozioni. È come quando noi, che ti posso dire, un esempio può essere che noi guardiamo le foto del nostro ex, ci vergogniamo di andarle a guardare per andare a visionare la sua vita, però non lo diciamo a nessuno, perché ci vergogniamo. Quando noi guardiamo qualcosa che gli altri hanno e che noi non abbiamo, quali sono le emozioni che noi proviamo in quel momento? Sicuramente le rivedrai in te. Sono la tristezza, la rabbia, il senso di ingiustizia e poi la vergogna, di cui ne abbiamo già parlato. È un cocktail emotivo micidiale, però manca l'ombrellino carino. Dal punto di vista cognitivo è un confronto continuo e porta alla svalutazione di sé. Quindi, come abbiamo detto prima, l'autostima viene meno perché uno pensa perché all'altro sì e a me no? Automaticamente svalutazione dell'altro, l'altro non se lo merita. Quante volte ci è capitato del vicino di casa o dell'ex amica che magari ha un bellissimo lavoro, ben pagata, e tu invece non ci sei riuscita, oppure tu ti sei dovuta accontentare un lavoro di serie Z, o che ti permette di fare una vita magari risicata. Ma si può invidiare di tutto, si invidia la bellezza, si invidia l'ironia, si invidia la pace anche che hanno gli altri. Cioè la cosa assurda è che noi identifichiamo l'invidia solo e unicamente dal punto di vista materiale, quindi invidiamo la bellezza dell'altro, invidiamo le macchine dell'altro, la famiglia dell'altro, vite pazzesche, vite che ci sembrano uscite dalle favole, ma non pensiamo che l'invidia colpisce anche la nostra interiorità, cioè l'interiorità dell'altro, quindi anche spirituale. E qual è l'invidia spirituale? L'invidia spirituale è quando noi invidiamo, per esempio, la pace degli altri, invidiamo che l'altra persona comunque sia, nonostante tutti i problemi che può avere nella vita, è comunque una persona allegra, è una persona di buon umore, è una persona ottimista, è una persona che ha la pace interiore. Addirittura io avevo letto un libro di suore dove le suore tra di loro erano invidiose di una suora che era sempre contenta, una cosa allucinante. L'invidia è a 360 gradi. Se tu invidi l'altro, puoi invidiare qualsiasi cosa, avrai 1000 motivi per invidiare l'altro. E questa è la cosa terribile dell'invidia. Se tu sei una persona invidiosa, sei una persona che in qualsiasi luogo tu abiti, qualsiasi persone che frequenti,
comunque sia invidierai qualcosa. A seconda della situazione puoi invidiare la bellezza, come puoi invidiare la tranquillità di un altro, puoi invidiare il fatto che una persona, nonostante il tuo modo di ragionare, magari dovrebbe essere a terra completamente, magari c'ha il sorriso e dici ma perché questa c'ha il sorriso? Fa una vita di merda eppure ha il sorriso. Ecco, si invidia anche il carattere che può avere una persona, la serenità. Quella è serena, cosa ha da avere, da essere serena? Tutto questo chiaramente porta a un comportamento di riflesso della persona, quindi io invidio come mi comporto, critica, pettegolezzi, freddezza, comportamento passivo-aggressivo e poi la classica frase assolutamente falsissima, no, ma io sono contenta per lei. Dove? Ora parliamo dei 3 volti dell'invidia, che sono, dipende da 3 fattori. Iniziamo con il primo. Il primo è quanto controllo credi di avere. Il secondo, quanto pensi che meriti l'altra persona quello che ha. 3, quanta autostima hai di base. È matematica, te lo dico. Perché? Te lo spiego. Se hai poca autostima, pensi di non avere controllo e se non hai controllo, c'è l'invidia tossica. Se hai un'autostima decente, percepisci il controllo e questa diventa un'invidia motivante. Ma tu mi chiederai, da dove nasce questa invidia? C'è una grandissima studiosa che si chiama Melanie Klein. Secondo lei, l'invidia nasce dal rapporto con la madre. Tutto parte dal latte, capito bene? Secondo lei, il tutto nasce dal rapporto con la madre. Se non elabori l'invidia, l'invidia diventa distruttiva. Se la elabori, diventa costruttiva, quindi diventa gratitudine. Tutto nasce dalla famiglia, da come la madre si rapporta col bambino ed è un argomento che ho già trattato sulla relazione madre-bambino che ti metto giù in modo tale che se vuoi lo puoi riguardare. Per non parlare poi anche dai social, oggigiorno abbiamo anche i social, quindi questi possono amplificare i nostri desideri, a volte stupidi, desideri effimeri, se vogliamo, di cui non abbiamo bisogno, ma che i social purtroppo ci fanno credere che certi bisogni per noi sono importanti, ma sono tutto fuorché importanti nella nostra vita. Quindi questo non aiuta, perché noi ci confrontiamo con la vita dell'altro, ma noi sappiamo che nei social le vite sono false. È tutto girato in modo tale da farti vedere la parte positiva, il bello della vita che loro stanno vivendo. Abbiamo un esempio pratico, oggigiorno, la vita di 2 personaggi famosi che per anni ci hanno fatto vedere una vita da mulino bianco e questa vita da mulino bianco si è frantumata da un giorno all'altro. Sappiamo di chi stiamo parlando, ma tante. Prima di tutto non esiste la famiglia del mulino bianco e questo ce lo dobbiamo proprio mettere in testa, punto prima. Secondo, nel web tu vedi solamente il bello, ok? Il bello. E prima non era neanche così, nel senso che prima un po' era camuffato, oggigiorno con i filtri, la possibilità di cambiarsi i connotati con le app. Niente è vero, niente, è tutto fasullo, è tutto una farsa, è tutto un far vedere una tavola imbandita, bellissima, con dei bellissimi calici, tutta ben arredata, così, e poi sotto il tavolo è pieno di scatole, roba disordinata, ecco. Quello che tu guardi nei social è la tavola imbandita, però tu non puoi vedere cosa c'è sotto il tavolo. Quindi se tu vedi oggi, domani, dopodomani, queste vite quasi perfette, che non sono perfette, e tu poi alla fine ti confronti queste vite fantastiche con la tua vita, ma la tua vita è come se fosse che ti punti la telecamera del tuo cellulare alle 7 del mattino appena alzata. È la stessa cosa, cioè che ti vedi con le occhiaie fino a terra, così, e questo è sempre la mattina che si svegliano, tutte belle allicchirite, tutto è bello, il marito, i figli, tutto meraviglioso.
Io quando vedo queste cose non ci credo e infatti gli eventi degli ultimi anni mi hanno dato ragione. Succede anche a noi creative. Apriamo Instagram e vediamo creazioni meravigliose, bellissime. Ormai sono diventati tutti bravissimi, tutti eccellenti, tutti coach, poi, tutti coach senza laurea, coach del benessere, coach psicologia, coach che ti aiutano a aumentare l'autostima. Ma vabbè, la mamma perfetta, che c'è tutta la casa in ordine, tutto perfetto, tutto pulito, e la mamma con la piega che ho io oggi, che non ho fatto pulizia, non ho fatto nulla, ecco, una piega come quella che ho fatto oggi e la casa pulita. Ho appena finito di pulire. E vedete la mia faccia, ecco così. Ho appena finito di pulire. Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Ma secondo te io ho questa faccia? Ho questi capelli dopo che finisco di pulire? Ma andiamo, dai, forza! Oppure la professionista che non conosce lo stress, che lavora dalla mattina alla sera, di notte, sono rimasta una notte, tutta la notte non ho chiuso occhi e la mattina la trovi sempre così con i capelli boccolosi, il trucco perfetto, il sorriso così, però lei ha lavorato tutta la notte. Il brutto è che tu ci credi, che io all'inizio ci credevo. E tutt'oggi un po' ci credo ancora, ma la loro è una vetrina. Ti racconto una cosa molto carina che spero che ti piaccia. Essendo sarta, stilista, comunque creo abiti da tantissimi anni, è una cosa carina questo esempio che ti faccio. Allora, noi che creiamo gli abiti, molte volte li mettiamo nel manichino, ok? Quindi praticamente noi li mettiamo nel manichino, magari l'abito ha bisogno delle modifiche. Quindi mettiamo degli spilli, magari nella parte del dietro del manichino, per dargli un po' di agio, magari perché è rimessa un pochettino troppo larga, allora diciamo va bene, dai, vediamo come starebbe un pochettino più stretta. Cioè, insomma, fartela breve, dietro il manichino è tutto pieno di spille, spilloni, di tutto e di più, però nella parte frontale l'abito è perfetto. Ma se tu lo giri, quell'abito lo vedi non finito, pieno di spille, magari non rifinito. A me è capitato tante volte di pubblicare un abito che non era terminato ed era pieno di spille dietro. Sembrava terminato, ma se tu lo giri vedi che non è terminato. Questa è la vita vera. Ci sono persone che tendono a voler far vedere agli altri, che sono la maggior parte, solo il lato frontale dell'abito messo nel manichino. Ma ricorda sempre una cosa, che tutti hanno il lato del manichino pieno di spilli dietro, tutto messo così arraffazzonato e tutto appallottolato perché per far vedere che sta meglio nel manichino. Lo fanno anche molte commesse, lo fanno anche molti negozi che nei manichini delle vetrine fanno proprio così. Cioè magari accomodano magari quel modello in modo tale che nella parte frontale sembra più bello. E questo è così, è così. Internet è una sorta di sfilata con spille tutte dietro, abiti pieni di spille dietro. Immaginateli così e vedrai che un pochettino smetterai di invidiare. Però noi vediamo solo il davanti, non vediamo il dietro, quindi ci crediamo. Il problema è che noi confrontiamo la loro perfezione, la perfezione del davanti con la nostra imperfezione, perché noi ci vediamo, viviamo nella nostra vita e sappiamo che non è tutta perfetta la nostra vita. E ci poniamo, ma perché la vita dell'altro è perfetta e la mia no? Però bisogna dire anche una cosa, che esistono due tipi di invidia, l'invidia cattiva e l'invidia buona, cioè costruttiva, più che buona, costruttiva chiamiamola. L'invidia cattiva è quella che ti fa sperare che l'altro fallisca. E l'invidia
malefica. L'invidia che quando tu vedi che qualcuno ha più di te, ha una casa più bella di te, ha una casa più bella, più grande di te, ha il marito dei sogni, quello che avresti sempre desiderato. Ecco, tutto questo ti porta a pensare, ovviamente all'invidioso, cattivo, che perda tutto. Cioè spero che quel progetto di quella persona fallisca, spero che gli vada male, spero che cadrà in fallimento. Però nello stesso tempo questo tipo di invidia non ti porta un qualcosa di benefico dentro di te, perché ti porta ad essere infelice, è distruttiva, ti svuota dentro, ti lascia un macigno nello stomaco. Tra l'altro, l'invidia non elaborata porta anche delle problematiche fisiche, che sono la somatizzazione, tensione, mal di stomaco, stanchezza, nodo alla gola. È come una macchina per cucire che ha un filo troppo teso e si blocca. L'ago è l'invidia buona, punge ma unisce. È quell'ammirazione scomoda che però ti fa dire: se ci è riuscita lei, ci posso riuscire anche io. Ed è l'invidia che mi riconosco personalmente. Questa è la mia invidia. Se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anche io. Che poi dipende, perché qui si potrebbe entrare a fare un discorso lunghissimo, perché non tutti siamo in grado di fare tutto. Bisogna prima di tutto capire quali sono i nostri talenti e poi andiamo a vedere anche dal punto di vista religioso, faccio anche un discorso religioso da questo punto di vista. Ed è una cosa che mi riconosco io ho sempre avuto questo tipo di ammirazione nei confronti degli altri, cioè io ho sempre guardato chi ha più di me, chi è meglio di me, però dentro di me ho sempre pensato che se io sono portata a fare quella determinata cosa, cioè se io ho le capacità, con l'impegno ci posso arrivare. Quindi questo può essere addirittura il guardare l'altro in maniera sana, però può essere un incentivo a diventare persone migliori, a far uscire da noi la parte migliore di noi stesse. L'invidia buona non vuole distruggere l'altro, ma vuole elevare te, vuole migliorarti, ti aiuta a migliorarti. L'invidia, infatti, in psicologia è anche un errore di calcolo. Perché? Perché noi pensiamo, la mente dice, se lei ha successo, io ho fallito. Non è vero. Quella che viene chiamata in psicologia la distorsione cognitiva. E invece io ti consiglio di chiederti, di farti questa domanda. Sto guardando una foto, facciamo l'esempio delle foto su Instagram, sto guardando una foto filtrata o un fatto vero e proprio? Sempre l'esempio delle spilla. Qui ti do dei consigli pratici, psicologici su come puoi fare per, prima di tutto, fare un esame su te stesso o su te stessa. Quindi la prima cosa è, quando senti quella sensazione, quella puntura, quell'oppressione interiore, quando vedi qualcuno che sta meglio di te, che potrebbe avere più di te, e via dicendo, prima di tutto respira, fai dei bei respiri, fermati, respira e dai un nome alla sensazione. Cerca di dare un nome. Cosa stai provando in quel momento? Qual è l'emozione che stai provando in quel momento? Questo è un compito che ti voglio dare. Altro consiglio, se ti succede nel web, io l'ho fatta questa cosa, te lo dico. Adesso probabilmente ne ho meno bisogno, però l'ho fatta in passato. Quindi è un esercizio, esercizio che ho fatto su di me. Quando tu vedi sui social una persona che ti dà fastidio perché ti sembra migliore di te, ti sembra più in gamba di te e quindi ti porta a diminuire la tua autostima, un follow, cioè non seguirla più. A me è successo varie volte, soprattutto con persone che mi davano particolarmente fastidio, ma non perché le invidiassi, vorrei dire questo, non perché le invidiassi, semplicemente perché mi dava fastidio, perché avevo identificato che questa persona fosse altamente falsa nei suoi comportamenti, cioè metteva in atto davanti alle sue follower un comportamento falso, costruito. Cioè si era costruita un personaggio della sfigata che
non si sente, della sfigata. Lei che poverina non era mai abbastanza quella. E noi sappiamo che quando noi diciamo agli altri io non sono in grado di fare niente, io ho tanto ancora da imparare, crea negli altri una simpatia, ma non era una simpatia che io leggevo sincera, era una simpatia fasulla. Quindi a me dava tremendamente fastidio poi leggere i post di questa persona e ho tolto la possibilità di vedere tutto quello che questa persona mette. Tutto, tutto. Tutte le stesse goci dietro che ci cascavano come delle pere cotte, perché poi alla fine è così. Però io questo l'ho visto non solo io, ma io ho un team di persone che mi aiutano a capire anche queste cose, nel senso che chiedo, ma tu cosa ne pensi, di questa persona, che impressione ti dà, quali sensazioni ti rimanda? Ed erano assolutamente quasi sempre, non sempre, quasi sempre rispecchiate dal mio sentito. Terzo consiglio, cerca l'errore. Renditi conto che dietro magari una foto perfetta c'è una ring light che costa 1 milione di euro, per dire. Perché anche quello che noi utilizziamo, oltre le app, ma anche un cellulare chiaramente che costa un rene, chiaramente ti darà una possibilità di farti delle foto in un certo modo, piuttosto che un cellulare, parlo del cellulare come parlo anche della reflex e via dicendo, che ti dà una possibilità di fare le foto meglio, fare le foto in un modo quasi da copertina di giornale di moda o oppure una rivista di arredamento. Quarto consiglio, ogni sera, se ne hai voglia, scrivi nel diario almeno 3 cose che tu sei riuscita a fare nella giornata che ti hanno dato soddisfazione, che può essere dall'arte, per esempio sei riuscito a creare qualcosa che ti possa essere stato utile, come ad esempio, non so, una creazione, ho finito una creazione che per me è importante e mi ha dato soddisfazione, oppure sono riuscita per la prima volta a fare una torta e io non ero in grado di fare, pensavo di non essere in grado di fare quelle determinate torte. 3 cose positive della giornata che tu sei riuscita a fare, anche minuscole, ricordatelo. Il quinto consiglio è la regola dei 10 minuti. Datti tempo, inizialmente appena vedi un'immagine, una foto, un video che crea proprio questo malessere interno, datti tempo, respira e fai qualcosa, cioè distraiti. Magari ho appena visto un qualcosa nel web che mi ha dato particolarmente fastidio, ok, chiudi tutto e fai qualcosa, qualsiasi cosa, che sia una passeggiata, chiamare un'amica, spolverare, che ti posso dire, non so, mettere in ordine un cassetto, coccolarti il tuo gatto, coccolarti il tuo cane, prendere il tuo cane e farti una passeggiata al parco. Fai qualcosa perché questo influisce sul cervello. L'azione scioglie il nodo. Molti di voi sanno che io sono anche credente, praticante, credo in Gesù e voglio parlarti anche di parabole che ha raccontato Gesù, che possiamo trovare nel Vangelo. È una parabola che è inerente all'invidio, è la parabola dei talenti. La troviamo in Matteo 25, 14, 30. La parabola dei talenti ci dice di guardare il sacchetto dell'altro. Allora, spesso leggiamo il Vangelo pensando che il talento sia solo una dote artistica. No, ma in greco il talento era una misura di peso, cioè un tesoro prezioso, ok? Il padrone della parabola non dà a tutti la stessa cifra. A uno dà 5 talenti, a uno ne dà 2, a uno solo. Qui nasce l'errore psicologico appunto dell'invidia. L'invidia è come questo servo che ha ricevuto solo un talento e invece di guardare cosa può farci con quel talento, i talenti erano delle monete, passa tutto il tempo a guardare i 5 talenti dell'altro. Ecco perché è riconducibile all'invidia la parabola del talento.
dei talenti. Vedendo che il padrone ha dato 5 talenti all'altro e a te ne ha dato uno, cosa succede? Si sente meno amato, si sente come inadeguato, inizia ad attaccare questa situazione la sua autostima. E quindi cosa fa? Sotterra il talento, lo nasconde perché? Per paura, per rabbia e per quel senso di macigno che non lo fa agire. In psicologia, se vediamo, è la stessa cosa. L'invidia blocca la tua evoluzione perché sposta il tuo sguardo dal tuo tesoro a quello altrui. Quindi tu non ti concentri sul tesoro che hai, ma guardi sempre l'erba del vicino che è sempre più verde. Però pensiamoci bene. Se Dio e la vita ti hanno dato un pezzo di velluto per creare un abito, perché perdi tempo a piangere perché non hai la seta? Utilizza il velluto. E se cerchi di cucire il velluto come se fosse la seta, rovinerai il velluto e l'abito ti verrà malissimo, perché magari non è un abito adatto ad essere cucito con il velluto. Il peccato del terzo servo non è quello di aver ricevuto poco, ma non aver riconosciuto il valore di quel poco. Noi ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo e sfruttarlo al meglio. Ha permesso all'invidia di paralizzargli le mani e l'ha sotterrato. Quindi, se tu inizi a far fruttare il tuo talento, quindi se inizi a cucire, che ti posso dire, quel primo abito, quella prima maglietta, se inizi a scrivere quella prima pagina di un libro che magari vorresti scrivere, la tua autostima crescerà. Cioè noi guardiamo sempre gli altri, quello che hanno gli altri e quello che non abbiamo noi. Non vediamo il valore di quello che abbiamo noi e non lo utilizziamo. Non avere paura per quello che non hai, ma utilizza la stoffa che hai nel tavolo oggi. Non aver paura di quello che non hai. Utilizza la stoffa per creare l'abito, per creare una maglia che hai sul tavolo oggi. Oggi. Quella stoffa è un talento che puoi utilizzare per creare quell'abito strepitoso, un abito meraviglioso. Quindi non lasciarlo sottoterra, non lasciarlo dentro un armadio chiuso senza usare. Non concentrarti sul fatto che gli altri hanno ricevuto più tessuti, che hanno ricevuto tessuti diversi, magari anche più preziosi. Il nostro sbaglio è quello di andare a guardare il sacchetto del talento del nostro vicino che ne ha ricevuto 5 e noi uno. Dobbiamo ringraziare di averne ricevuto uno. Iniziamo a evitare e smettere di guardare il sacchetto dell'altro. Ringraziamo sempre del talento, del sacchetto, della stoffa, delle possibilità che noi abbiamo oggi, perché quelle possibilità, seppur piccole nel primo momento, possono diventare grandi un domani. Quante persone hanno iniziato con poco e sono arrivati a altissimi livelli, sono diventate grandi stilisti, hanno iniziato con poco. Coco Chanel ha iniziato decorando dei capelli di paglia. Rendiamoci conto. Lei non è stata invidiosa, non ha guardato altri sarti o sartorie che avevano grandi tessuti pregiati. Lei si è concentrata su quello che aveva. Sui capelli di paglia li ha fatti diventare particolari, li ha decorati, ne ha venduta una quantità esagerata perché piacevano tantissimo, da lì è iniziato tutto l'impero. Non concentriamoci guardando quello che hanno gli altri, perché dal poco può nascere tanto, più di quella persona che ha la seta, magari, che ha 5 talenti, ma non li sa usare, perché tu dentro di te hai una capacità interna che quel talento può diventare un qualcosa di meraviglioso.
un capolavoro. Io spero vivamente che questo argomento ti sia piaciuto, come è piaciuto a me raccontartelo. Scrivimi nei commenti se hai altre idee da suggerirmi su altri argomenti che potremmo fare, ne sarei veramente molto molto lieta e contenta. Io intanto ti mando un grande bacio e ti ringrazio di aver visto i video fino adesso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!